Allora, salve a tutti ragazzi ed eccoci qua di nuovo sui video tutorial riguardanti la versione di Visual Pinball X, diciamo i tavoli che troviamo su Visual Pinball X e oggi vi farò un bel tutorial, almeno di quello che sono riuscito a capire di questo tavolo, che appunto è Tron Legacy, che è un tavolo che ho già portato recentemente sul canale, però ancora qualche regola mi era sfuggita, diciamo. Ovviamente l'ultima volta ci ho fatto più un gameplay, ma non sono stato qui a spiegarvi come giocarlo. E diciamo dall'ultima volta un po' anche rivedendo il video e seguendo un po' altri tutorial sparsi sul web, diciamo dovrei aver compreso un po' meglio le regole di questo fantastico tavolo, che comunque è sempre un po' difficile da giocare, però comunque è veramente bello. Allora, come sempre, diciamo, lo scopo nostro è quello di riuscire a terminare tutte le varie missioni principali o eventualmente secondarie per portare il gioco alla fatidica modalità Wizard Mode, ovvero la modalità finale. Dopodiché, generalmente, nella maggior parte dei tavoli, il gioco rinizia da capo, un po' come succede con molti arcade, diciamo, degli anni 80. E quindi, allora, prima di passare, diciamo, al gameplay vero e proprio, diciamo, facciamo un attimo una panoramica generale del campo di gioco. Quindi, allora, partendo, diciamo, dalla parte questa qua centrale, come vedete l'ho segnato, abbiamo una serie di segnalini, diciamo, questi sono probabilmente proprio le missioni da completare per arrivare appunto alla modalità finale, ovvero la Wizard Match. E allora, partendo da no, aspetta, innanzitutto nel tavolo abbiamo due flipper, questo qua più uno situato qui in alto a sinistra, che ci permette di fare dei tiri come questo modo, quindi lanciarlo, diciamo, alla rampa questa di destra, oppure passando nella, diciamo, nella specie di come si dice, vabbè, percorso, in realtà corsia, ecco, corsia un po' nascosta, diciamo, dietro il portale, questo qua. Aspettate che cancello qualcosa, non si capisce. Vedete, partendo qui con la palla e portandola, ops, scusate, che ho tutto in piccolo, ultimamente lo sto facendo col tablet, quindi è un po' più comodo, e passando di qua. Quindi questo qui, diciamo, è la corsia di gem, che ci dà, vabbè, quella specie di obiettivo. E poi ovviamente nel gioco abbiamo una rampa, che è questa qua. Vabbè, l'ho messa, l'ho segnata al contrario, e come vi ho fatto vedere prima, quest'altra, quindi questa di destra, che porta qua. Quindi abbiamo solamente due rampe. Poi oltre a questo abbiamo, cancelliamo, abbiamo questo loop esterno che passa da destra o da sinistra in base a come indirizziamo la palla, e poi infine abbiamo questa corsia centrale più verso sinistra, che appunto poi passa da qua, perché se noi la lanciamo da questa direzione la palla fa tutto il loop, come vi spiegavo, mentre se passiamo invece da questa parte la palla gira così e ritorna qua, diciamo, con la possibilità, diciamo, di colpirla con il flipper, questo di sinistra. E questo, bene o male, diciamo, è tutti i vari percorsi che possiamo fare con la nostra palla. Vabbè, diciamo che c'è anche il tiro, questo qua, che ci porta a sbloccare il portale, questo qua,
specie di torre rossa, non so come chiamarla. E poi vabbè, come al solito abbiamo le corsie queste, diciamo, vicino ai slingshot, che una è questa di sinistra e poi ce ne abbiamo due qua. E poi vabbè abbiamo quelle esterne, che so, una questa qua in cui se la palla, sì, l'ho fatto giusto, in cui viene persa la palla, oppure abbiamo quest'altra. No, l'ho fatta un po' male, scusate che c'ho tutto un piccolo. Allora in realtà è così, questa qua e questa qua, in cui vabbè passando la palla si perde. E poi che altro dire? Vabbè, qui abbiamo una serie di bumper, diciamo sono solo 3 bumper in questo tavolo, e poi abbiamo 4 segnalini, 1, 2, 3 e 4, che toccandoli completano la parola Zesu, no, Zesi, no, aspettate, scusate, Zuse, ecco, non mi ricordavo perché poi comunque è scritto un piccolo, è un po' difficile, quindi Zuse. Poi qui abbiamo invece una serie di bersaglio e caduta, qui sulla sinistra, che appunto ogni bersaglio accenderà una lettera di Tron, che in più ci saranno anche diversi obiettivi, si accenderanno. E poi qui invece abbiamo la Flynn Arcade, che praticamente non è altro che una buca dove la palla, quando ci finirà qui la palla, si attiveranno una serie di obiettivi casuali, diciamo il classico buca del mistero. E poi abbiamo anche un percorso qua dietro dove la palla passerà quindi da questa corsia per poi mettersi di qua o di qua in base a come rimbalzerà. Vediamo altre corsie, no, più o meno credo di averle tutte. Vabbè, a parte questa iniziale che è dove la palla verrà lanciata. Allora, come dicevo in partenza, passiamo un po' a studiare un po' la formazione di questi missioni o obiettivi. Questi qua, diciamo che ci permetteranno di completare il gioco. Quindi, come partendo diciamo dal basso, abbiamo l'obiettivo questo di Flynn. Questo all'inizio i LED sono tutti spenti. Quando si andrà a passare, diciamo, o colpire un determinato obiettivo di questi LED, inizierà a lampeggiare, quindi ci dirà il gioco, ci dirà che in quel momento abbiamo quell'obiettivo da completare. E una volta che quell'obiettivo è stato completato, verrà acceso in modo fisso, quindi in quel caso sappiamo che quell'obiettivo lo abbiamo completato. Quindi partendo da Flynn, per completare l'obiettivo di Flynn bisognerà passare con la pallina appunto proprio dietro questa, come ho segnato, dietro questa corsia che è a destra del cabinato di Flynn. E ora non ricordo quante volte bisogna passarci, sicuramente 2 o 3 volte, perché la prima volta quando ci passiamo il segnalino verrà acceso in modo, cioè no, acceso, lampeggerà. La prossima volta che ci passeremo potrebbe di nuovo lampeggiare, e forse la terza volta dovrebbe completarsi, quindi dovrebbe rimanere fisso, dandoci l'idea che appunto quell'obiettivo l'abbiamo completato. Ora non vi dico per la certezza che sono 2 o 3, perché sinceramente non me lo ricordo, poi magari durante il gameplay se riusciamo a capirlo. Comunque diciamo, ecco, l'importante è che
per completare il flip bisogna passare da questa parte. Diciamo quello è l'obiettivo tecnicamente più semplice, però ovviamente non è facile, perché per riuscire a passare qua delle volte la pallina deve comunque riuscire a prendere, ecco, una specie di percorso un po' particolare, considerando che qui ci sono anche 3 bumpers che butteranno la pallina in modo un po' casuale, quindi non è sempre semplice riuscire a passare qua dietro. E questo, diciamo, era l'obiettivo dei Flynn. Passiamo al prossimo, che secondo me è quello più complicato di tutto il gioco, ovvero l'obiettivo di Gem. L'obiettivo di Gem, come vi spiegavo all'inizio, è praticamente è riuscire a passare dietro questa corsia. È praticamente l'unico modo per passare, teoricamente, diciamo, se bisogna farlo in modo esatto, bisogna sfruttare il flipper, questo qui di sinistra. Quindi riuscire ad andare un colpo più o meno da questa posizione, più o meno, e riuscire a mandarlo da questa parte. Ovviamente ci sono altri casi in cui la pallina riuscirà ad andare in questa corsia, perché magari, che ne so, stiamo qua, sbatte qua e in qualche modo riesce ad andare da questa parte, oppure la pallina magari sbatte qua, va sul bumper e in qualche modo, adesso non mi ricordo bene i vari sistemi. Comunque, diciamo, un sistema più preciso sicuramente è quello utilizzando il flipper, questo di sinistra, se no altri casi è quello che tramite i rimbalzi nel campo di gioco. E questo qui, diciamo, questo obiettivo di Gem bisogna passarci almeno 3 volte per completarlo, diciamo, attivarlo, diciamo, perché una volta passato la prima volta da questa corsia, il DMD, quindi questo qua, ci dirà di seguire, cioè no, più che di seguire, di rientrare in quella corsia almeno altre 2 volte. Quindi ci entriamo la prima volta, il DMD ci informerà di entrarci almeno altre 2 volte. Una volta che abbiamo completato i 3 giri, quindi siamo riusciti a passare 3 volte per il percorso di Gem, a quel punto partirà l'obiettivo vero e proprio, che sarebbe segui Gem. In quel caso bisognerà passare di nuovo dentro questa corsia. Pure qui non mi ricordo esattamente quante volte bisognerà passare dentro questa corsia, poi magari nel gameplay lo vediamo, che purtroppo queste sono piccolezze che ho visto che anche su internet non tutti conoscono esattamente al 100% il funzionamento di questo tavolo, perché lo so, non dico che sia un mistero, però a quanto pare non tutti conoscono esattamente al 100% il funzionamento di questo tavolo. Basterebbe, diciamo, segnarsi queste regole da qualche parte. Alla fine uno c'ha un wiki dove c'è segnato tutto, magari ci sta pure, io adesso, diciamo, vi faccio un tutorial abbastanza completo, io spero di farlo più comprensibile possibile. Comunque, diciamo che questo è l'obiettivo di Gem. Poi abbiamo Clue. Allora, per, diciamo, far accendere il Clue bisogna passare con la pallina in tre punti, diciamo, che uno è questo. Infatti, se notate, qui sopra c'è una C, c'è una lettera C che ovviamente all'inizio sarà spenta, poi abbiamo questo qui dove c'è la L, e poi infine abbiamo quest'altra corsia dove è segnata la U. E quindi prende, switchando con i flipper qua qui sotto, possiamo switchare i vari LED, e quindi fare in modo che magari quando la pallina, che ne so, facciamo conto che la C è accesa, la pallina sta entrando, vediamo che in qualche modo sta andando qua, noi potremmo switchare il LED con uno dei 2 flipper, in modo che il LED viene spento e verrà acceso uno di questi 2. In quel caso possiamo tranquillamente, quindi prima che entri,
e a quel punto siamo sicuri che appena la pallina entra in questa corsia, la C si accenderà e quindi ci darà la possibilità di completare più facilmente la parola clou. E questo, diciamo, era un altro obiettivo. Quindi una volta che sarà completo verrà, lampeggerà, diciamo, anzi sarà il LED fisso. Quindi poi l'altro obiettivo è questo qua di cui vi ho parlato appena all'inizio, che è Zuse. Quindi completare la parola Zuse, come dicevo, andando, diciamo, prendendo questi bersagli fissi, questi qua, con la pallina, e questi, una volta che saranno tutti fissi, quindi adesso come vedete brillano, perché ovviamente sono ancora da completare. Purtroppo, ecco, non è molto facile notare mentre si gioca, perché come notate diciamo il brillamento, ecco, di questi LED è molto sottile, quindi mentre si gioca magari non si nota se è fisso o sta ancora lampeggiando, quindi sarà molto complicato capire quale lettera ci manca. Però, diciamo, bene o male, uno con la pallina non tenta ad andare direttamente a questi bersagli, generalmente con qualche rimbalzo prima o poi la parola Zuse bene o male si completerà sempre in qualche modo, però se proprio uno vuole mirare si fa prima, diciamo, ecco. Eppure questo è un obiettivo che bisognerà completare, mi sa, un paio di volte per far accendere completamente il LED Zuse, perché poi tutto questo comporterà un particolare che poi vi dirò appena vi ho finito di spiegare tutta questa serie di missioni, che praticamente dopo che partirà la Wizard Mode. Poi dopo questo abbiamo la Quorra, che questo non è altro che un multiball, uno dei tanti multiball di questo tavolo, che è il multiball Quorra. Per accedere a questo multiball bisognerà prendere questa corsia con la pallina. Qui, se notate, c'è scritto, non so se si legge, ma comunque c'è scritto Advanced o Advanced e Quorra. Quindi questo, quando brilla e non sono accesi, mi sembra, altri LED, che è questo o questo, dovrebbe dare la possibilità di completare quell'obiettivo Quorra. Quindi passando qui, mi pare 3 o 5 volte, ma pure questo è un dettaglio che non mi ricordo, ci dà la possibilità di attivare il multiball Quorra. Quindi una volta che, mettiamo caso, 3 volte che bisogna passare da questa corsia, avremo completato i 3 giri. A quel punto si accenderà il LED qua, qui in basso, questo qua, che ci dà la possibilità di cioè il gioco ci dirà che a quel punto è pronto il multiball Quorra, e quindi con la pallina dobbiamo recarci nella buca qui, nella Flint's Arcade. A quel punto, se ci sono degli obiettivi, diciamo degli oggetti casuali che in quel momento saranno attivi, ci daranno comunque, altrimenti si passerà direttamente alla modalità multiball Quorra, e quello è uno dei tanti multiball a 2 palle. Ora vi spiego il funzionamento. Una volta attivato il multiball Quorra, una delle tante palline, diciamo quella che abbiamo mandato in questa buca, uscirà istantaneamente da questa in questo modo, mentre l'altra partirà ovviamente dalla buca, diciamo, di partenza. Questo è un buon multiball, diciamo, perché possiamo giocare minimo da 2 palle, quindi si partirà con 2 palle fino a un massimo di 4 palle, a meno che ci stanno altri multiball in quel momento attivi, e quindi ovviamente avremo in campo più palline, e per far sì che cioè di fare in modo che si attivino, si aggiungano altre palle al multiball, bisogna colpire
il portale, questo qua. Qui se notate ci stanno, non so se si nota tanto, ma ci sono 3 target. Questi, beccandoli almeno sicuramente 3 volte almeno all'inizio, ci aggiungerà, o forse 2, ma non mi ricordo esattamente, perché diciamo questo è il target che serve ad attivare un altro multibolle. In questo caso nel Quorra mi pare, prima di aggiungere una terza palla, quindi la prima della palla aggiuntiva, perché noi, come dicevo, partiamo con 2 palle, bisogna colpirlo almeno 2 o 3 volte, poi lo vedremo. Forse 2, non so proprio sicuro, ma sicuramente 2 volte. A quel punto partirà una terza pallina dalla base di partenza, e se noi dopo lo colpiamo altre 8 volte, poi sicuramente aumenterà il numero di colpi che bisognerà dare per sbloccare una quarta palla, diciamo, per raggiungere una quarta palla. Cosa stavo dicendo? Ah sì, della palla. Quindi colpendolo 8 volte si può raggiungere una quarta palla e ultima palla per questo multiball. Però ovviamente a questo bisognerà riuscire a ottenere il super jackpot, perché ottenendo il super jackpot si completerà la missione, questa qua di Quorra, perché quando allora, ogni obiettivo qua che noi, diciamo, attiviamo all'inizio lampeggerà, quindi il gioco ci fa capire che in quel momento attiva quel tipo di missione, però per completarla dobbiamo portare a termine appunto quella missione. In questo caso nel Quorra, per portarlo a termine bisogna completare almeno un super jackpot. Per farlo si utilizzerà la medesima corsia in cui siamo passati per appunto attivare il Quorra, che appunto è questa qua. Quindi la prima volta molto probabilmente ci darà un classico jackpot, mentre ripassandoci, se non ho capito male, ci dovrebbe dare un super jackpot, e quindi a quel punto dovrebbe essere completata la modalità Quorra. Quindi in quel caso smetterà di lampeggiare, ma sarà luce fissa, quindi a quel punto avremo completato la modalità Quorra. Ma in realtà il gioco non è che si fermerà il multiball, ma continuerà, perché comunque anche il nostro obiettivo, se giochiamo a punti, ci darà la possibilità di aumentare il punteggio facendo ulteriori jackpot o super jackpot. E ovviamente stanno anche altre buche che danno i jackpot, se non vado errato dovrebbe essere anche questa corsia o quest'altra comunque. Questa non mi ricordo se dà un jackpot, forse in questa modalità no, ma comunque pure questa qua vediamo se durante il gameplay riusciremo a vedere, perché poi tutte queste cose, come vi dicevo già, vi accennavo prima, finché l'ho già viste, però il problema è che non è un tavolo che conosco proprio a fondo, quindi diciamo io vi do un'infarinatura iniziale, poi piano piano ecco uno lo approfondisce meglio sicuramente. E questo diciamo è il Quorra. Poi passiamo all'altro multiball, che è questo qua, il multiball disco, che per farlo bisognerà prima di tutto aprire il portale, che come dicevo è questo qua. Allora, per aprire il portale ci sono una serie di target da premere, quindi questi 3, no? Quindi una volta che la pallina va a sbattere contro questi target, uno dei 3 diciamo si accenderà. Quindi se noi con la pallina la colpiamo 3 volte, questi drop target si abbasseranno, dandoci la possibilità con la pallina di entrare effettivamente poi nel portale, che praticamente non è altro che questa specie di disco rotante, ecco, che la pallina lì gira. A quel punto, una volta aperto, dovremo effettuare, se non vado errato, almeno 7 o 8 tiri, quindi dovremo lanciare la pallina con o il flipper destro o sinistro, è indifferente, e lanciarlo sempre in questa posizione, in modo che una volta che colpisce, diciamo, questa zona, la pallina inizierà a girare e comunque un colpo ce lo darà come preso, e quindi ci abbasserà il contatore di come chiamarlo, di colpi, ecco,
ho detto veramente malissimo. Vabbè, comunque diciamo sono 8 colpi da dare per effettuare, per attivare appunto la modalità multi-ball disco. Quindi una volta che ci siamo entrati 7 o 8 volte, a quel punto il disco, questo blu, inizierà a lampeggiare. Quindi, come è successo per quello Quorra, si accenderà il ah no, in questo caso scusate, non bisogna andare nella Free Arcade, ma partirà istantaneamente. Quindi diciamo che una volta dato l'ultimo colpo nel portale, partirà direttamente il multi-ball, che in questo caso sarà a 3 palle. E qui come per il Quorra, se non vado errato, allora ci abbiamo, come vedete, nel campo gioco una serie di dischi blu che adesso ovviamente sono spenti, quindi questo, poi ce n'è anche uno qua e uno qua dietro che nel percorso di gem. Sì, basta, dovrebbe essere questi. Qui diciamo ogni percorso ci darà un jackpot, però quello più importante ovviamente è questo qua. Quindi se noi con la pallina, una delle 3 palline o anche contemporaneamente se riusciamo, andiamo durante il multi-ball disco, riusciamo a mandare la pallina 8 volte qua e ci aumenterà il moltiplicatore del jackpot. E a questo punto, dopo una serie di colpi, il portale si chiuderà. A quel punto, diciamo, andando di nuovo con la pallina battendo diciamo contro questi drop target, e forse in questo caso potrebbero essere 3 colpi, il portale di nuovo si riaprirà, e in quel momento, se noi con la pallina andiamo dentro il portale, otteniamo finalmente il super jackpot. Dovrebbe essere così, se non ho detto una cavolata. Poi detto, se riusciamo nel gameplay vediamo anche questo, sperando di riuscire a farlo. E quindi se noi riusciamo a tenere il super jackpot, riusciamo quindi anche a completare anche questo obiettivo, e quindi rimarrà come per le altre missioni, si accederà fisso. E quindi anche quest'altro multi-ball abbiamo visto. Poi vabbè, diciamo che questo qua in realtà è legato anche a questo, perché il ricognitore, diciamo quelli che si vedono nel film, questo si accenderà solamente quando il portale sarà attivo, diciamo quando sarà abbassato. Quindi quando noi la prima volta dobbiamo colpire questi 3 target, si abbasserà a quel punto il LED, diciamo, di questo ricognitore, credo si dovrebbe accendere fisso. Quindi diciamo che almeno con la missione l'abbiamo, anche se non riusciamo a fare il super jackpot o eventuali jackpot, comunque almeno con la missione l'abbiamo completata, se non vado errato. E quindi questo obiettivo, diciamo, alla fine è un po' legato con questo, perché una volta completato questo arriva di conseguenza. Quindi se riusciamo a fare il super jackpot, questo poi rimarrà illuminato fisso. Poi passiamo all'altro multiball, che diciamo è quello principale del gioco, che praticamente è questo qua, il multiball dei motocicli. Questo secondo me è pure uno dei multiball, almeno a mia, secondo me, un po' più complicato. Cioè non è complicato, però non ho ancora ben capito come si fa il super jackpot su questo, sempre se c'è, su questo multiball. Semplicemente bisogna completare tutti i vari obiettivi motocicletta sparsi nel campo di gioco. Per attivare questo multiball, la prima volta, come vedete, abbiamo questi segnalini accesi, no? In realtà brillano pure, comunque sono accesi, no? Passando per le varie rampe o corsie, passando 8 volte su questi segnalini, si attiverà la modalità multiball motocicletta, che però in questo caso, come per Quorra, bisognerà
quindi diciamo ci darà, che qui lo chiama Light Cycle, che sarebbe questo qua, il LED si accenderà, quindi con la pallina dobbiamo andare sempre nel Flins Arcade e quindi in quel momento si attiverà effettivamente la multiball dei motocicli. Per completarlo io credo che bisogna riuscire a spengere tutti i vari LED qui in motocicletta che sono segnati qua nel campo del gioco, come vi avevo mostrato, non ho cancellati, comunque sono questi qua, sono 1, 2, 3, 4 e 5, sì, dovrebbe essere solo questi qua, quindi forse completando questi forse si attiva il super jackpot che però sinceramente poi non so dove, perché non sono mai riuscito a completarlo questo obiettivo, diciamo, almeno durante il gioco, e quindi non so come funziona di preciso. Comunque diciamo che se non riusciamo a completarlo, questo almeno si accenderà in modalità lampeggio, ecco, lampeggerà, e quindi almeno quella modalità, sia che l'abbiamo completata che non, comunque ci dà la possibilità di accedere comunque alla modalità finale, ovviamente la modalità Wizard Mode parlo. E poi infine abbiamo dico infine perché sì, c'è la porta, ma quella in realtà è, allora in realtà ci stanno due modalità Wizard, c'è sta la pre-Wizard Mode, o chiamata anche mini Wizard Mode, che sarebbe la pre-Wizard, quindi prima della vera Wizard, e poi la Wizard finale che è il multiball portale, che si attiva proprio alla fine. Quindi diciamo noi per arrivare alla mini Wizard dobbiamo aver completato per forza, comunque aver acceso almeno tutti questi LED per riuscire a arrivare alla pre-Wizard Mode o mini Wizard, insomma, come chiamarlo di preciso. Quindi in questo caso abbiamo la modalità Tron. Questo per fare in modo di accedere dobbiamo colpire questi 4 drop target, diciamo dobbiamo colpire tutti e 4 almeno una volta ciascuno. A quel punto si dovrebbe accendere in modo non fisso, ma si illumineranno le varie lettere di Tron, e quindi in quel momento si dovrebbe accendere in modalità lampeggio la scritta questa di Tron. E poi in più qui sui vari obiettivi Tron abbiamo una serie di, chiamiamoli secondi obiettivi, che sono questi 3, che abbiamo lo spinners, poi abbiamo i bumpers e il dob scoring. Quello credo si fa accedendo ai vari drop target, che se non vado errato che riesco a segnarlo, questo dovrebbe essere legato al target più in alto, mentre quest'altro, infatti se notate bene, non so se si vede, ci dovrebbe essere una specie di piccola corsia qua, ma proprio minuscola, non si vede tanto bene, e stessa cosa qua, che poi appunto porta al target relativo, e anche questo dovrebbe essere relativo a quest'altro target. E poi l'ultimo, che diciamo sta qua, l'ho messo malissimo, che quello dovrebbe essere forse legato a quest'altro, credo, però non sono sicuro se fa qualcosa, perché sinceramente non me ne sono mai accorto, quindi poi questo sarebbe da vedere durante il gameplay se riusciamo a notarlo. E quindi diciamo almeno l'importante è completare la parola Tron in modo che il LED inizierà a lampeggiare, quindi a quel punto diciamo facciamo in modo che tutti i LED si lampeggiano, possiamo accedere almeno alla prima modalità, alla pre modalità Wizard Mode, mini Wizard Mode. E quindi una volta completati o attivati questi LED, per andare a mini Wizard Mode, il gioco ci illuminerà questa arcade, diciamo il Flint's Arcade lampeggerà, quindi si noterà proprio, quindi quando pulserà di colore bianco vuol dire che siamo pronti per accedere alla mini Wizard Mode. Quindi con la pallina dobbiamo entrare qua dentro
e in questo preciso momento si attiverà il mare. Aspettate, sto cercando di tradurlo in italiano, perché in inglese è Sea of com'è il nome? Non mi sfugge un attimo il nome preciso, c'avevo sulla punta della lingua, ma mi sfugge un attimo il nome preciso della modalità Wizard. Vabbè, poi magari lo vedremo se ci arriviamo, perché mentre parlo il gioco magari non sarà affatto facile. Diciamo, vabbè, attirano quella modalità, e quindi ecco quello che vi dicevo quasi all'inizio, in base agli obiettivi che siamo riusciti a completare o meno, il gioco ci dirà quelli che dovremo riuscire a completare in quella modalità. Quindi facciamo conto, non siamo riusciti a completare la modalità gem, quindi questa non sarà, prima di entrare vedremo che magari il LED non è fisso e quindi lampeggerà, vuol dire che sicuramente se noi entriamo nella in questo, diciamo, nella Flint's Arcade, quando attiveremo la modalità finale, anzi nella pre-modalità finale, sicuramente come prima missione dovremmo riuscire a completare la missione di gem, quindi come al solito dobbiamo fare di nuovo il giro passando da questa corsia. In questo caso diciamo, aspettate che l'ho fatto malissimo, ma tanto per farlo segnarlo meglio, così è più preciso, basta farlo una volta, quindi riuscire a completare almeno un giro, cioè un giro, quello là ci sta, più giri da fare. Quindi se noi l'abbiamo già completato durante le fasi di gioco, quello lo salteremo e passeremo a altre modalità, mentre se non siamo riusciti durante le fasi di gioco a completare quella modalità gem, siamo costretti comunque in quella modalità pre-finale, mini wizard, di dovremmo completarlo e quindi andare avanti poi. Stessa cosa per le altre modalità, quindi diciamo, allora, innanzitutto quelle che riusciamo a completare, quindi metti caso questa l'abbiamo completata, quindi è luce fissa, subito quando entriamo nella buca ci darà subito un bonus di tot milioni, quindi più obiettivi avremo completato durante le fasi di gioco e più punti bonus otterremo quando entreremo, diciamo, nel Flint's Arcade per attivare quella pre Wizard Mode. Quindi ecco, una volta che appunto siamo entrati nel Flint's Arcade ed ho ottenuto nel caso svariati bonus in base a quanti obiettivi abbiamo completato, ci dirà il gioco quali obiettivi invece non abbiamo completato e quindi quelli rimanenti che dovremo invece completare per poi passare alla modalità finale, che praticamente sarebbe il multiball del portale. Quindi diciamo che questa modalità mini modalità sarà a una pallina, quindi non ci sarà nessun multiball, quindi partirà una musica, diciamo, a tema proprio per quella modalità e dovremo seguire una serie di obiettivi che ci darà il gioco di effettuare. Sembrerebbe facile perché ovviamente dici vabbè, abbiamo una pallina, quindi uno è tranquillo, non c'è nessun multiball, quindi cerca di mirare esattamente agli obiettivi che dobbiamo riuscire a terminare. Il problema è che dopo essere arrivati a quella modalità uno ci arriva pure un po' teso, rischiando anche di sbagliare il tiro, quindi non è comunque facile arrivare. Intanto riuscire ad arrivare alla fine è facilissimo, si sente nei primi momenti di gioco, diciamo le prime volte che si gioca a questo tavolo bisogna prendere diverse volte mano col tavolo, e quindi a quel punto un po' più familiarità, ecco, col tavolo, e quindi a quel punto si riuscirà finalmente ad entrare in questa mini modalità.
e quindi se riusciamo a completare tutti gli obiettivi, a quel punto dovrebbe partire la modalità finale, che è quella eh, del portale, che è un classico multiball a 4 palle, perché giusto una volta ci sono riuscito, e non l'ho manco completato. Diciamo, in ogni caso, sia che lo completiamo che non, almeno la modalità portale, dovremmo aver completato comunque il gioco. Mentre se non riusciamo a completare la ecco, mi sono ricordato adesso il mare della simulazione, ecco come si chiama la mini modalità wizard. Quindi quando entriamo dentro questa buca, accediamo al mare della simulazione, quindi Sea of Simulation mi sembra in inglese, quando pronunciamo malissimo. Comunque in quella modalità, se non riusciamo a completarla, che succede? Dovremmo ripetere varie modalità, che so queste qua. Una di queste modalità che magari si spengeranno, ma ecco, questo non ho capito il criterio, o lo sceglie il gioco in base a quello che non siamo riusciti a completare prima, quindi le dovremmo ricompletare in modo da riaccedere di nuovo alla modalità quella prefinale. E quindi diciamo, se noi non riusciamo a completare il mare della simulazione, dovremmo rieffettuare una serie di missioni, quindi una serie di missioni queste qui che non siamo riusciti a completare, quindi rientrare di nuovo in questa buca e quindi fare di nuovo il mare della simulazione. A quel punto riuscire, sperando di completarla per accedere finalmente al portale finale. Quindi allora, questo più o meno, forse mi sono dilungato troppo, non l'avrò spiegato malissimo perché non mi sono manco preparato un discorso. Comunque spero più o meno di avervi dato una grande aiuto su come giocare questo tavolo. Diciamo adesso, prima di iniziare, possiamo parlare dei primi due tiri, che sono i skill shot, che su questo tavolo ce ne abbiamo due. C'è il primo, che praticamente dobbiamo lanciare la pallina qui, e poi aspettate, dovrebbe, no, forse sono andato troppo su, sì, perché io lo vedo sempre dal tablet, è un casino qui, e dovrebbe andare qui. Quindi diciamo, anche se noi facciamo il tiro un po' più lungo, diciamo basta che non supera questa posizione, la pallina ritorna indietro, e quindi a quel punto va da questa parte. Quindi entrato qui, teoricamente, se c'è una buona velocità, dovrebbe entrare dentro questa buca, altrimenti andrà da quest'altra parte, in quest'altro percorso. E quello là, il gioco ci dovrebbe dare 500.000 punti se teniamo quello skill shot, e quello potrebbe essere una cosa buona come primo tiro per riuscire magari in qualche modo, invece di entrare qua dentro, ma riuscire con la pallina a fare un tiro non tanto potente per beccare questo percorso, e quindi diciamo almeno attivare il Flynn, che diciamo che sarebbe quello più facile, però teoricamente anche il più complicato, perché se non passiamo da quella corsia non attiveremo mai il Flynn, e quindi potrebbe essere anche un sistema. Se no, l'altro skill shot diciamo abbastanza importante è quello che, come la maggioranza dei tavoli, che sicuramente qualcuno indovinerà, dovremo alzare il flipper sinistro, quindi tenerlo alzato su. In quel modo la pallina, quando faremo un colpo potente, quindi tirando al massimo della potenza, scusate, della potenza, la pallina, ecco perché non ve lo spiegare una cosa: se questo flipper è abbassato e noi tiriamo al massimo della potenza, la pallina andrà qua, non mi ricordo come sbatterà da qualche chi, sicuramente c'era un bersaglio abbassato, qualche meccanismo che la farà ritornare indietro, e quindi passerà in questo punto. Se invece noi alziamo il flipper, questo qua di sinistro, quindi lo teniamo alzato, la pallina invece di bloccarsi qua farà tutto il giro, quindi tutto il loop, e passerà da questa corsia. Questo ci darà la possibilità di effettuare una serie di combo, perché su questo tavolo, appunto, se conoscete bene il film di Tron, c'è proprio il gioco di Tron, che praticamente sarebbe il modo labirinto, no? E quindi anche qui si potrà riuscire a fare una serie di combo, come se sarebbero le specie di
cioè prenderemo, diciamo, parte al gioco del modo labirinto, e quindi diciamo che se noi eh, con la pallina, allora, aspettate che cancello tutto, quindi io la colpisco a massima potenza, ovviamente col flip questo alzato, la pallina qua lo colpiamo con questo qua, con questo flipper. Se riusciamo a fare un colpo preciso, comunque la pallina arriva abbastanza veloce, se riusciamo a colpire questa rampa, la pallina va qua, quindi già abbiamo fatto una combo. Se poi contemporaneamente con questo flip riusciamo a mandarla qua dentro, otteniamo già un jackpot, diciamo, di qualche milione, se non vado errato. Se invece riusciamo a fare ancora il tiro ancora più complicato, che non è facile farlo, comunque diciamo facciamo questo percorso, quindi va qua, e no, scusate, ho sbagliato, che deve passare dentro la corsia giusta, quindi fa così, e quindi va qua, no, che cavolo sto di, sbagliato, scusate. Allora fa così, va qua, colpiamo con questo flipper, entra su questa corsia, va qua. Ecco, se noi col flipper riusciamo a dare un colpo preciso, invece di darlo dentro la buca magari un po' prima, la pallina colpirà questo che farà di nuovo il giro. Quindi se noi facciamo così, di nuovo colpiamo qua, va così, va qua, rifare tutto il giro della rampa, e riusciamo, ovviamente se siamo abili, ma è molto difficile riuscire di nuovo a fare di nuovo un loop così all'infinito quasi. Comunque riusciamo al secondo, diciamo, loop, riusciamo a mandarla qua dentro, ci darà circa 2 milioni, se non quasi 3 milioni, quindi sicuramente un po' di milioni in più. E se non vado errato, questa cosa ci permetterà di aumentare leggermente anche i vari jackpot, se non ricordo male, però non so proprio sicuro. E basta, questo più o meno è il funzionamento base. Non credo di aver dimenticato. Vabbè, qui abbiamo i vari due spinner, che sono uno è questo qua e uno è l'altro, che ogni tanto nel gioco perché non vi ho detto un'altra cosa, ecco, qui nella buca, nel Flint's Arcade, appunto, siccome è la buca del mistero, possono avere missioni o altre cose casuali. Dovrebbe capitare la missione che non ricordo come si chiama, l'antagonista, diciamo, quello cattivo di Flynn. Adesso mi sfugge. Comunque, vabbè, c'è una missione che praticamente dovremmo colpire i caschi, che praticamente sarebbero questi qua. Dobbiamo spengere tutti i caschi, che saranno ovviamente accesi. Questo, poi ce ne sta un altro qua, e poi qui lo segna, ma che in realtà non è altro che ritornare in questa buca. Quindi diciamo dovrebbe essere 4 caschi, perché non mi ricordo se qua dietro ce ne stava un altro, forse qua dietro ce ne sta un altro, non sono sicuro, che purtroppo da sta prospettiva non riesco a notarlo, non mi ricordo. Comunque l'obiettivo, che non fa parte delle missioni principali, quindi se riusciamo a farlo bene, se non ci riusciamo, pazienza, perché comunque sono punti in meno, però inoltre in questa buca, diciamo, io la chiamo buca del mistero, perché tanto bene o male in tutti i tavoli c'è sempre la buca del mistero, grosso modo. E in questa buca del mistero, diciamo, oltre a ottenere un obiettivo casuale, che in base alla casualità ci potrebbe essere anche l'extra ball. Quindi diciamo l'unico modo per ottenere l'extra ball sono, ovviamente in modo casuale, riuscire ad andare in questa buca quando questa freccia è accesa, quindi ci darà un obiettivo casuale, compreso anche l'extra ball. O se no, un altro modo per ottenere l'extra ball è andare in questa rampa, questa qua. L'ho fatta bene, sì. Questa rampa mi sa bisogna andarci almeno 10 volte, quando ovviamente questo obiettivo o questo non sono accesi. Allora ci scalerà il contatore degli obiettivi per completare l'extra ball. L'unica cosa che, se non ricordo male, lì l'extra ball dovremmo ottenerlo, cioè una volta che abbiamo completato questi 10 giri si accenderà il LED relativo a questo qua, come vedete, extra ball, quindi si accenderà e noi per ottenerlo dobbiamo andare nel Flint's Arcade. E niente, a questo punto io passerei al gameplay, perché alla fine grosso modo
credo di aver detto tutto, poi se qualcosa mi sono dimenticato magari lo vediamo nel gameplay. Quindi niente, dammi un attimo per prepararmi e ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qua con il gameplay di Tron Legacy. Quindi allora proviamo prima innanzitutto a fare lo screenshot, quello base, quindi andando dentro la Prince Arcade, oppure se in qualche modo riusciamo a, in base alla forza ovviamente il tiro che gli do, a prendere il percorso quello a destra. Vediamo un po'. Non ho fatto troppo forte, però anche vedi, anche in questo modo ci siamo riusciti. Quindi come vedete adesso l'obiettivo Flynn in mezzo al campo da gioco, quella specie di triangolo rosso, sta lampeggiando. Quindi diciamo adesso sicuramente ci dobbiamo andare una seconda volta o una terza per completarlo contemporaneamente, perché questo appunto, se ne arriviamo alla fine del gioco con quello non completato, ma è difficile che Flynn non riesce a completare. In qualche modo riesce, io ci sono riuscito, cioè forse proprio le prime volte che giocavo, generalmente in qualche modo riesco sempre a completarlo. Flynn, infatti, almeno il bonus Flynn quando vado a fare il mare della simulazione, che sarebbe appunto la pre modalità finale, la modalità finale, diciamo, prima di quella che ho detto, no, ho sbagliato, devo dire la modalità non finale, ma quella prima della finale, la pre modalità, ecco, mi è sul termine italiano. Quindi intanto se adesso io ci entro, intanto abbiamo colpito la Z, ecco, siamo entrati, cioè da 500k, che è un obiettivo, uno dei tanti obiettivi casuali che ci possono capitare. Allora, vedete, abbiamo, ah no, infatti forse ho detto male, l'ho colpito prima ma non credo. Se notate adesso il ricognitore, il LED del ricognitore è lampeggia, quindi diciamo almeno è acceso, quindi non so, forse in qualche modo l'ho già fatto, forse l'ho preso nell'obiettivo dei 500k, non so sicuro. Comunque diciamo io come prima cosa cerco sempre di attivare il multiball, quello del disco, quindi riuscire a andare in quella nel portale. Non sarà facile mo parlare, spiegare continuamente i giocare. Vediamo che riusciamo a fare bene o male. Vediamo se riusciamo pure a notare cose che magari ho scordato durante la spiegazione. Allora, ecco, si è abbassato. E infatti, no, se notate adesso il LED del ricognitore è completamente acceso, quindi diciamo quell'obiettivo sicuramente l'abbiamo completato, siamo a posto. In qualche modo mi sa con qualche ribalzo forse abbiamo colpito l'Elettritron, infatti vedi, se ci fate caso, vicino al portal, diciamo il segnalino di portal, la scritta Tron sta lampeggiando. Adesso dobbiamo riuscire ad andare per attivare il multiball del disco, riuscire a colpire il portale. In realtà, come ogni tavolo, se noi teniamo premuto il flipper sinistro, generalmente però come ho detto va bene anche quello destro, sul DMD ci appariranno una serie di informazioni che ci dirà quante missioni mari abbiamo completato, nel caso quanti extra veloci abbiamo ancora o quelli che dovremmo prendere, oppure come notate, vediamo, in realtà poi con l'altro flip si possono anche skippare. Qui vedete ci dice che abbiamo la prima palla. Ecco, per iniziare il follow gen dobbiamo entrare in quel percorso interno almeno 3 volte. Poi per esempio qui invece per attivare il cuore multiball dobbiamo fare, ecco, 5 colpi nella corsia, nell'outline di sinistra, che poi sarebbe quella a sinistra del portale, ecco. Quindi adesso intanto facciamo quello in base a quanti giri fa ci potrebbe dare uno o più punti per attivare appunto la modalità multiball disco. Ora non ho visto quanto ce n'ha dato, vediamo un altro, vediamo se riesco. Due per iniziare, quindi un pochetto di giri mi sa ce l'ha fatti, gli altri 2 colpi, ecco, basta.
è bastato fare il giro, e come adesso abbiamo attivato il multiball disco. Quindi adesso tocca, come dicevo, per riuscire a fare il jackpot dobbiamo completare il portale, quindi dai una serie di shot, di colpi, fare in modo che si chiude. Parlare è un casino pure. Vabbè, una palla l'abbiamo persa, non fa niente, cerchiamo di non perdere pure questa. Infatti, altra cosa, se notate, intanto qualche target di Zeus l'ho preso perché già si è acceso, sicuramente manca la E, o forse no, mi sa è al contrario. Questa cosa mi sfugge un attimo, poi lo proveremo. Come se notate, intanto il disco, quello blu, è acceso nella metà del campo di gioco, quindi vuol dire che intanto è in atto la multiball, e quindi per completarlo dobbiamo fare il super jackpot. No, non è importante perché un'altra cosa che non vi ho spiegato, cioè abbiamo tot tempo per restartare il multiball, quindi se non riusciamo sono distratto parlando, dai, ecco, no, dai, niente, ormai c'avevamo quei 10 secondi per restartare la modalità multiball disco, in quel modo ovviamente ripartiva multiball a 2 palle, non a 3 palle, però intanto ci dava modo di terminare. Quindi diciamo adesso quell'obiettivo non siamo riusciti a completarlo, infatti come notate ancora lampeggia, però volendolo possiamo rifare. Ovviamente adesso riattivarlo una seconda volta è più complicato perché bisogna intanto ributtare giù di nuovo i 3 target per aprire il portale. Non so se sono sempre dei, proviamo un attimo. No, ho sbagliato, non volevo prendere quello. Allora non ho letto perché ho guardato la partita. Se riuscì a passare nella corsia di gem. Questo c'è un po' niente, un po' cheat su sto tavolo, vabbè. Siamo alla seconda palla. Allora a sto punto, no, come notate il fin l'abbiamo fatto, non so, ditemi come, ma in qualche modo siamo riusciti a completare l'obiettivo fin. È una serie di cose che ovviamente uno adesso magari riguardando il gameplay, vedendo meglio, o magari voi mentre lo state guardando capire bene come sono riuscito a completarlo. Allora, intanto facciamo il super skill shot, così vediamo se riusciamo a fare le combo, ecco. Quindi facciamo così, niente, non ci sono riuscito. Allora, dicevo, vediamo, proviamo a ricolpire se si riesce a leggere. Non riesco a leggere perché c'ho pure poter perdere la palla. No, non riesco a leggere, sente. Scano, ecco, forse erano i classici 3 colpi, però adesso sono sempre 3 colpi, diciamo, per aprire il portale. Adesso sicuramente per entrarci non saranno i soliti 6 colpi, ma secondo me saranno 8 o 10, ecco. Vediamo, a meno che ecco non gira un po', allora ok. Senti, erano 8 tiri, ecco, mi sa lì ho fatto solamente. Quindi volendo adesso potremmo ritentare, se no passare ad altri obiettivi, però ho già fatti 4 perché più la palla gira bene e più si abbassa il contatore, quindi è un tiro giusto. Niente, liscio. Niente, ancora liscio. E niente, l'ha persa. E siamo già alla terza palla. Vediamo il super skill shot. Niente. Sono passato dal percorso di gem, quindi mi sa che mi manca un tiro. In questo caso il gem comunque è ancora spento perché finché non completiamo quei 3 giri non si accenderà, non lampeggerà mai. Quindi a quel punto poi lampeggerà e dovremo rientrare di nuovo alla buca per farlo diventare fisso. Però lì pure lì non mi ricordo il numero di volte che bisogna rientrare. Ecco, altri 2 tiri. A questo punto facciamo sempre questo. Ops. Niente, vabbè. Ritentiamo, dai, ritentiamo la fortuna. Sta prima partita è andata un po' male. Già ho visto che l'introduzione è durata parecchio, quindi non posso fare un gameplay troppo lungo, se no veramente verrà di 2 ore e mezzo
Ok, vai, riproviamo. Allora, partiamo sempre dal tiro. E niente, tiro troppo forte. Ok, mi sa ci manca un tiro. Ok. Ah, ritentiamo di fare sempre quella cosa, anche se prima fa altre cose, però tanto che riuscire a completare almeno uno e capire un po'. Ecco, come vedete, se riesce a fare. Se adesso riesce a entrare nella buca c'è un bel jackpot. Vabbè, non è tanto alto, però comunque ho fatto una bella combo. Ecco, manca un tiro, l'ho visto proprio per caso. Ok. Poi, come dicevo, i jackpot si possono prendere anche da altre parti. Lì il quoziente importante è riuscire a fare il super jackpot, però è abbastanza lunghetto perché comunque bisogna chiudere il portale e poi riaprirlo, da quanto ho capito, quindi non è tanto facile. Comunque un po' di giri e niente, ho perso l'altra palla, ora vediamo se riesco. Ecco. No, mi sa. Ah, forse non me l'ha riattivato perché forse lo stavo già chiudendo, quindi non ci dà la possibilità di restartare la modalità, mi sa. Ci dà sempre 500k. Ecco, terminate i clou, ecco che era. Effettivamente era clou. Antagonista. Questo qua come bisogna colpire i caschetti. Quelli gialli. Oh, ho laggato, ho fatto una mezza laggata, magari non me l'ha mai fatto, vabbè. Diciamo non è importantissima missione, però vabbè, se uno lo fa. Pure ecco, pure Club per terminarlo, sente toccherà completare la parola diverse volte perché ancora lampeggio, quindi sicuramente non l'ho ancora completato. Nel frattempo è finita una missione dei clou, diciamo, quella della buca. Vediamo se riusciamo a colpire la E. Ecco, presa. Allora, ok, tutti i target valgono 10.000. Sto gran punteggio, vabbè. E Zuse comunque ancora lampeggio, quindi sicuramente toccherà colpirlo almeno tutte le lettere un'altra volta per riuscire a completarlo. Allora, vediamo che possiamo fare. Possiamo passare agli altri multiball, quindi o al cuore. Vabbè, intanto pesco là. Vediamo se riusciamo a passare da dietro. Così anche quello è un modo per riuscire a prendere gem. Niente. Ecco, siamo riusciti a farli. Manca un colpo per seguire gem, che sarebbe la missione principale. Ecco bene. Mi sa è pronto intanto il light multiball, quello principale, quindi quello dei motoricicli. Ok, quello facendo una serie di rampe o corsie abbiamo attivato, abbiamo spento, ecco, abbiamo fatto pure quello. Vai, perfetto, pure quello. Questa ha 2 palle, mi ero forse scordato di dirlo. Niente, qui purtroppo non si può. È sempre pericoloso quando ritorna indietro. Purtroppo abbiamo attivato pure il replay. Proprio spiegare e giocare. Che è successo? Un attimo è andato via. Che cacchio sta succedendo? Meno male si è ripreso. Un attimo si era oscurato il modo, non so perché. Ma non l'ha mai fatto sta cosa. Vabbè. Meno male. Allora. Facciamo il super ski shot.
Si sta ancora registrando. Di nuovo, terminate i clou. Ah, io il metto dentro dei clou, quindi. Dai. 5 per attivare il light multiball. Ecco, pure quella lì fa parte di una buca per prendere quell'obiettivo. Intanto Daft Punk, che non è altro che il musicista ovviamente del tema le musiche del film, che poi stanno riprodotte anche in questo tavolo. Completando quella scritta, appunto, accediamo all'extra ball. Ecco, Zuse mi sa ci manca sempre la E, vedi, come vedete le altre lettere sono fisse, quindi la Z, la U e la S sono diciamo, accese e fisse, manca solo la E. Intanto, visto che ci stiamo, facciamo la cazzata, stavo per perdere la pallina. Ok. Niente, non so se c'è ancora. Ah, c'è ancora Berserk. Ecco, abbiamo fatto il jackpot. Cercare di chiudere il portale in modo da poi attivare il super jackpot. Mi sa ancora 2 tiri, credo. Perché ste laggate? Che è successo? Vabbè, possiamo restartare se riusciamo e niente. Abbiamo recuperato. Sì, è un po' un cheat, però. Attiva sto cuore multiball. Ci manca pure gemma ancora. Ok. Ok, l'abbiamo completato, quindi adesso dobbiamo non fare altro che entrare nella Flint's Arcade. Ops. No, non fa quello. Eccolo. Ora ci darà sempre oggetto casuale più un cuore multiball. Poi parecchi multiball si possono anche collezionare contemporaneamente. Con questo dobbiamo colpire sempre raggiungere la palla, il portale, almeno 3 volte. Tanto su DMV di gente c'è scritto che manca un tiro per. Manca un altro tiro. No, dai, se mi sbrigo. Dai, no, ho perso tempo. Purtroppo sto giocando veramente male perché spiegare e giocare contemporaneamente non è facile. Cioè, facciamo l'ultima, vediamo quello che riusciamo a fare bene. Pazienza, comunque. Spero che sia stato abbastanza chiaro, grosso modo, poi dopo le varie modalità e completamento di esse poi vanno capite un po' personalmente, quindi proviamo. Allora, facciamo prima il tiro corto se ci usciamo. Oh, finalmente, vediamo. Vabbè, entrate dentro.
E infatti Flynn non si è acceso perché per forza andare in quella. Devo cercare di colpire la E, ma sempre pure lì un po' rischio. Infatti il ricognitore adesso è spento, che sicuramente prima si era acceso. Ah, basta, ho capito, il primo colpo che gli dà lo accende, ok. Ovviamente sempre il lampeggiamento, perché tocca comunque abbassarlo, quindi ho capito come funziona. Eccolo là. Quindi quello lì almeno l'abbiamo comprato, tocca solamente attivare il multiball disco. 3 tiri. Non so se era riuscito a darglielo. Ok, termina di clou, ma adesso non me ne frega una ceppa. Io punto al multiball. Fai un colpo. Ok. E vabbè. Ah, c'avevo un borsello là. Cioè, era finito, ma qualche secondo te lo do sempre. Un po' tutti i tavoli. No. Ok, sto col P. Oh, caspita. Calma, eh. Ok, sono riuscito comunque. No! Ah, restart, posso restartare bene. Vai. Ci ho provato con quel flip, ma non è facile. Questo sti lag, non mi ha fatto niente, peccato. C'è qualcosa che non va. E niente, non siamo riusciti a attivare il super jackpot, quindi non ce l'ha completato. Ok, siamo riusciti a passare lì almeno. Perfetto, qualcosa ha fatto, vedo. Ecco, vedi, come vedete end of line è così via, end of line jackpot. Ci ha dato 800.000 punti e qualcosa, non so tanti, però se riusciamo a fare altre combo, quindi rifacendo di nuovo il loop del giro, ci dà svariati milioni, che comunque non so pochi. E ho detto che dovrebbe anche aumentare il valore dei vari jackpot, se non vado. Riesco a passare. A questo punto facciamo così. Ok, abbiamo riaperto il portale. A questo punto. No! L'ho presa malissimo. Che sta, la prima palla ancora? Ah sì, ok. Questa è la seconda. Ok. Mentre se perdiamo il giro fatto bene non ci darà il bonus. Che poi ce lo segnala con le freccette rosse, almeno dove è segnalato. Ok, siamo riusciti a passare pure da lì, però avendo iniziato la partita tocca fare di nuovo 2 colpi. Vai di nuovo. Basterebbe un altro colpo, intanto così il gem si accende. Ok.
Vai, perfetto. Ti pareva? Oh, grande, l'ho recuperata. E adesso ci dice che abbiamo 27 secondi per Sipirigema, che forse basta, mi sa, un colpo e è fatto, perché ovviamente non è facile, perché vabbè, intanto abbiamo attivato il multiball, quello delle motociclette. Ormai sicuramente il gem l'abbiamo completato. Ah. Allora, la rampa è sempre rischio, se non ci viene bene, come dicevo. Vabbè, possiamo attivare l'altro. Ci abbiamo il cuore, sì, perfetto. Ops. Dentro. Ok. Abbiamo il cuore, ma come al solito dobbiamo sempre colpire la portale. Più che altro per il portale non è l'obiettivo, ma per aggiungere qualche palla non sarebbe male. E dai, però. Ah, ecco, c'è ancora. Se no tocca fare lo stesso. Dai, si riesca a bloccare la palla, perché in realtà l'obiettivo sarebbe di rientrare nella corsia lì dove abbiamo attivato il cuore, in modo che la seconda volta, se non sbaglio, ci dovrebbe dare il super jackpot. Però adesso sicuramente l'obiettivo è cercare di prendere almeno un'altra palla. E vaffanculo. Se mi sbrigo. Ho laggato, ok. Capisco che fa così. Però in qualche modo sono riuscito a piarla. C'è qualcosa che gli dà fastidio, sente. Non so cosa. Niente. E non ho fatto manco un jackpot, vabbè. Diciamo che allora, che ci manca? Allora, se notate adesso il Flint's Arcade, come vedete, pulsa, quindi siamo pronti. Se io entro là dentro, teoricamente dovrebbe partire il mare della simulazione. Però ovviamente c'è un po' di roba da terminare, perché allora Zuse e Flynn l'ho fatti perché sono fissi. Tron ancora lampeggia. I 3 multiball, quindi quello del motociclo, il disco e il cuore ancora lo devo fare ancora Clue perché non l'ho terminato, perché ancora brilla, quindi e manca Gem. Però a questo punto piuttosto rischia, stiamo che mi pare la seconda palla, piuttosto rischia a questo punto entro là dentro, le continuo là, riuscendo, sperando di terminare il mare della simulazione. Vediamo un po'. Ci prova, scusate se un po', ma o io fa vedere, poi vabbè, cheat. Sto tavolo per me te fa, io lo faccio. Ecco, il mare della simulazione. Infatti finire uscita tutti i bonus di quello che abbiamo completato. Adesso forse gli altri non fanno parte delle modalità, ecco. Ma adesso dobbiamo. Ops. Dobbiamo fare come prima cosa, ci dovrà sempre fare il colpo del gem, quindi dobbiamo fare il giro là da quella rampa. Se riesco. Ok. Poi la parola è andare. Dai, eccolo, e quello l'ho fatto. Oh, se non vado errato, se noi entriamo dentro la Flint's Arcade ci dovrebbe dare qualche bonus, perché sennò adesso decidere colpire i Clue Helmet, che forse, come vedete, in effetti con la missione c'è importanza, perché se l'avevo fatta
nel gioco non me la faceva fare effettivamente. Quindi vabbè, proviamo a entrare dentro. No, sono andato là. Vabbè, tanto almeno un caschetto l'abbiamo fatto. Allora, quasi, eccola là. Niente. Il dubbio è riuscire a finire il gioco, perché... Vabbè, siamo alla terza palla. E mo adesso, come vedete, è tutto disattivato. Dobbiamo fare quasi tutto, tranne Zuse che siamo riusciti a farlo. Gem l'abbiamo completato, quindi ce l'ha dato. Effettivamente, secondo me mancano le modalità che dobbiamo fare proprio da capo, non è tipo ce le dà, perché prima almeno lampeggiamo, invece adesso le dobbiamo proprio rifare tutte da capo, quindi dobbiamo fare le Tron, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi abbiamo Tron, il multiball delle motociclette, Quorra, vabbè anche il multiball disco e Clou. E quello, una volta fatto quello, possiamo rientrare di nuovo, sia che ne lo completiamo o meno, basta che sta accendendo, possiamo rientrare di nuovo nel mare della simulazione. Lì sta lampeggiando, potrebbe darci... Infatti, terminare Clou perché lampeggiava il caschetto sotto. Ops. Vabbè, intanto ci conviene sempre entrarci perché fa parte del completamento. Ok. Ok, ora tocca andare là. Che manca? Shot, Crew, Helmet, Shot. Quale però? Questo qua? Sì. Sì, forse era quello. Madonna. Piano. Allora. Quindi quello credo... infatti, ecco che Clou... Allora, non è solo da accendere i vari LED Clou. Mi sa... termina anche con la modalità. Ecco, adesso forse finalmente l'ho capito. Perché infatti, se notate prima... il LED Clou in mezzo al campo lampeggiava, perché comunque abbiamo completato la parola Clou. Poi completando la parola Clou tocca andare dentro la Flint's Arcade per effettivamente fare quella missione, quindi quella importante, diciamo, per... cioè, se la facciamo almeno non ce la ritroviamo alla fine nel bar della simulazione, quindi adesso possiamo andare a fare altre cose. Ecco, ci mancava un colpo per... così riusciamo a fare... ecco, termina anche questa. Ancora mi piacerebbe finirlo così almeno vediamo pure come è fatta la niente, vabbè, mi tocca restartarlo, ci sono andato troppo presto, perché se ci andiamo troppo presto dai non perde tempo, qui aspetta con calma, no dai c'è ancora qualche secondo secondo me, infatti qualche secondo c'è sempre, 20 il multiball a 2 palle, niente, ecco intanto calma, ecco qua, ho preso il suo oggetto, ho preso, sì. E infatti notate adesso il LED del disco si è acceso, è completamente acceso, quindi l'abbiamo completato, perfetto, quindi quello l'abbiamo completato. Ora praticamente ci manca Tron, il Quorra e il multiball, quello classico. Ok, non ho visto quanti colpi ci mancano per Quorra. Vabbè, sono passato pure di ma... dai. Vabbè. Peccato. Ok. Vero peccato. Va bene, ragazzi, dai. Questo era Tron Legacy. Spero che sia abbastanza chiaro, forse col gameplay magari è un pochetto più chiaro, quindi anche io sono riuscito a capire altre cose che non ho capito da altri gameplay. E niente, ci sentiamo alla prossima. A presto, ciao ciao.